Benvenuti a questa intervista che realizziamo su Skype. L'intervista viene realizzata nell'ambito del progetto INCREASE, acronimo di Intercultural Competencies for Adult Educators. Il progetto INCREASE è finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus Plus Strategic Partnership for Adult Education. Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare quella che è la comunicazione interculturale dei formatori degli adulti che lavorano in contesti educativi formali e non formali, in maniera tale da aiutarli, supportarli a superare quelle che sono le sfide quotidiane che devono affrontare nella loro attività quotidiana in contesti multiculturali. Quindi il focus del progetto INCREASE è assolutamente rappresentato dalla figura appunto dei formatori degli adulti, e in questa intervista, vittima sacrificale di questa intervista, è appunto una formatrice di adulti. Parliamo di Cristina De Martis, che innanzitutto ringrazio per la disponibilità e che invito a presentarsi in riferimento appunto alla sua funzione e al suo ruolo di formatrice degli adulti. Prego, Cristina. Grazie Antonio, grazie per poter appunto partecipare a questo bel progetto sulle competenze richieste nella formazione e nell'educazione degli adulti. Allora, io ho iniziato quasi per sbaglio a occuparmi di educazione degli adulti facendo un progetto Erasmus. Questo progetto Erasmus era uno dei primi che si faceva qua a Firenze. E quindi ero riuscita per sbaglio ad andare in Francia, a Parigi, e a seguire dei corsi formativi universitari sull'educazione degli adulti. Quindi a fine anni '80 sono entrata nel magico mondo della educazione degli adulti, che in Francia era un periodo particolare perché era molto legata alla formazione professionale, in particolare al riconoscimento delle competenze. Cioè, per la prima volta io sentivo parlare di riconoscimento delle competenze formali e informali per gli adulti e dei possibili metodi, strategie, sistemi per riconoscerle. Quindi ecco, io ho iniziato in questo modo, quasi per caso, poi ho continuato a studiare e sono entrata poi a lavorare in un'agenzia di formazione professionale che, fra le varie cose, si occupava sia di educazione degli adulti, sia di formazione professionale, sia c'erano i primi progetti di formazione dei formatori per quello che riguardava il mondo in cambiamento. Quindi c'erano i primi sportelli che si aprivano per gli immigrati, i primi sportelli che si aprivano negli anni '90 per appunto affrontare il tema sia della multiculturalità al lavoro sia della riqualifica professionale. Quindi inizialmente fra gli anni '80 e gli anni '90 educazione degli adulti e formazione professionale era molto simile, non c'era una grande differenza perché tutto riguardava la seconda chance, la possibilità di riacquistare competenze in un mondo che cambiava. Quindi un inizio quasi per sbaglio che ti ha portata poi sostanzialmente a continuare in questo campo e ad avere comunque diversi anni di esperienza in qualità di formatrice degli adulti. Durante questa esperienza, se ti dovessi chiedere di indicarmi delle storie di successo o dall'altra parte anche i problemi più ricorrenti che si hanno nel momento in cui si va a fare formazione appunto di adulti che comunque provengono da contesti interculturali, multiculturali. Allora, avendo avuto un'esperienza più che ventennale, quindi posso fare una specie di storia di quello che ho vissuto, ecco, all'interno del multiculturalismo. Allora, come tipo, parliamo di utenza, l'utenza con cui sono venuta in contatto è stata molto diversa, per cui io ho avuto a che fare inizialmente con stranieri che venivano in Italia per motivi di studio, quindi
era un tipo di utenza molto particolare perché era acculturata, venivano appunto con l'Erasmus in Italia per fare l'università. E quindi diciamo che qui l'esperienza positiva è stata questa velocissima integrazione che era possibile fare per degli studenti che erano affamati appunto di fare esperienze, ma anche di studiare, di inserirsi in Italia. Quindi di sicuro l'Erasmus è stata l'esperienza per eccellenza migliore che ho potuto vivere sia quando io stessa ero studente, sia quando sono tornata e quindi all'interno di associazioni studentesche che si occupavano proprio di inserimento di stranieri in contesti universitari. Poi è chiaro, ho avuto a che fare con un altro tipo di utenza, che è quella dei migranti che venivano in Italia per formarsi, quindi per cercare lavoro. Quindi dalla prima ondata albanese degli anni 90 a seguire poi tutte le nazionalità che venivano in Toscana per cercare lavoro. Quindi qua un'esperienza positiva è stata, per esempio, sono stati i primi progetti europei, cioè i primi lifelong learning Leonardo, che erano proprio mirati per l'inserimento professionale e anche la formazione dei formatori dei migranti nei nostri contesti lavorativi. Quindi anche qui un'utenza molto varia, perché ci sono state delle buone pratiche, ma anche delle pratiche insomma così e così, molto legate al tipo di progetto. Per esempio, ottimi progetti sono stati progetti mirati per le donne, quindi dai retravaglier alla formazione professionale mirata al femminile, potevano essere, non so, corsi di formazione all'imprenditorialità che hanno avuto un buon successo per le donne, altri invece non hanno avuto un particolare successo perché magari si utilizzavano dei metodi tipicamente italiani su utenti che invece erano completamente diversi. Quindi ecco, diciamo che sono molto, c'è una grande varietà di esperienze positive e negative a secondo appunto dei metodi che si riusciva a utilizzare. Poi l'altra ondata di utenza con cui sono venuta a contatto sono, quella più recente, sono i richiedenti asilo, i rifugiati. E quindi qua siamo di fronte a un contesto completamente diverso, perché allora siamo di fronte a dei ragazzi o delle ragazze, prevalentemente ragazzi, il 97% sono ragazzi, che vengono prima di tutto per cercare lavoro, però senza avere tutto il resto, cioè non hanno né la conoscenza della lingua italiana, né un titolo di studio, né esperienza formativa, perché arrivano e sono giovanissimi, arrivano a 17 anni, anche a 16 anni, e quindi ecco, qui siamo di fronte a un altro tipo di contesto, di esperienze e anche di sensibilità. Anche qui ci sono esperienze positive e negative, è chiaro, a secondo dei progetti o a secondo delle esperienze di questi ragazzi siamo di fronte a eccellenti esperienze in cui il richiedente asilo riesce ad avere un centro accoglienza appunto che lo accoglie, che lo forma, riesce a trovare subito un corso di formazione professionale, addirittura riesce a trovare anche la casa, quindi ci sono dei percorsi che sono degli esempi di inserimento e di multiculturalismo. Degli altri, e forse negli ultimi 2 anni sono la maggior parte, invece c'è un gran problema dai problemi linguistici ai problemi di inserimento professionale a trovare appunto un inserimento sociale dei rifugiati. Quindi ecco, insomma, il panorama è molto vario, anche storicamente è cambiato parecchio. E la, come dire, la bontà delle iniziative dipende anche sostanzialmente dal tipo di approccio che si utilizza nei confronti degli utenti che appunto sono questi adulti che appunto, come dicevi, provengono da realtà molto diverse tra di loro. Ecco, dovessi scegliere delle parole chiave che da associare comunque
a quella che è l'interculturalità e a quello che è il ruolo Mm. dei formatori degli adulti nell'approcciare la multiculturalità? Quali sarebbero queste parole chiave? Senti, di sicuro fare rete e incentivare i migranti a fare rete, sempre e comunque, anche se sono asociali, anche se non conoscono la lingua, anche se proprio in tutti i modi, e da questo punto di vista ben vengano gli approcci che aiutano a mettere in contatto o comunque che sostengono i migranti a mettere in contatto con le associazioni sul territorio, i centri dell'impiego, ma anche per esempio delle esperienze positive sono quelle legate all'educazione civica dei migranti in cui si accompagnano a visitare come funziona un comune, come funziona un ufficio anagrafe, ma addirittura come funziona il sistema sanitario, perché questi ragazzi sono completamente, anche se adulti, sono completamente al di fuori dei sistemi istituzionali e dei servizi offerti dal territorio. Quindi secondo me fare rete e fare in modo che gli stessi metodi di educazione degli adulti, dei migranti, siano metodi, come dire, misti, non formali, informali, ma anche di accompagnamento, di visite didattiche, ecco, accompagnarli a vedere, a visitare, a toccare con mano che la questura in realtà è composta da persone normalissime che ti chiedono semplicemente i documenti, non devi avere paura del questore, del poliziotto, del vigile urbano. Quindi di sicuro l'approccio di rete, l'approccio così, di accompagnamento, quindi non solo formale, non solo di aula, ma informale e non formale, di visita dei luoghi e di anche utilizzo di tutti gli strumenti che i migranti hanno, ma che magari non utilizzano, tipo far utilizzare in maniera intelligente social network ti fa capire che veramente hai in mano una marea di informazioni che altrimenti loro non pensano neanche di poter avere e di poter accedere. Ecco, ammetto che nelle interviste che ho già realizzato Sì. questo tipo di approccio non era emerso e mi sembra molto molto interessante la possibilità appunto di fare queste visite, di, come dire, accompagnarli in un processo in cui altrimenti sarebbero anche abbastanza da soli con notevoli difficoltà. Ecco, e in questo sicuramente ritroviamo quella che è la responsabilità da parte del formatore degli adulti. Sì. In che cosa si delinea la responsabilità del formatore degli adulti e credi che ci sia una sostanziale differenza in termini di responsabilità tra un formatore di adulti che lavora appunto in contesti multiculturali e un formatore di adulti che invece, laddove si possa ancora parlare di modello culturale dominante, appunto un formatore che abbia a che fare con un unico modello culturale. C'è una differenza in termini di peso di responsabilità? E beh, viviamo in un mondo talmente vario, talmente diversificato che forse la responsabilità maggiore è proprio quella di far conoscere tutte le sfaccettature della realtà. E ti ripeto, questo approccio di rete secondo me è forse la maggiore responsabilità che dovrebbe avere il formatore, cioè fargli aprire gli occhi all'interno del mondo dove vive. Questo non significa che deve leggere il giornale, che deve leggere la Nazione, che deve leggere la Repubblica, ma che comunque bisogna sollecitare il più possibile ad avere dei contatti reali con tutte le forme di informazioni contestualizzate sul territorio. Altrimenti il rischio è che noi ehm, possiamo avere dei migranti che sono completamente déracinés, decontestualizzati, no? E non conoscono, non sanno chi è il sindaco, non sanno cosa fa, non sanno che è. Ecco, quindi secondo me l'approccio di rete e l'approccio di accompagnamento dei migranti, dei non nativi,
alle nostre realtà, forse la maggior responsabilità che abbiamo come formatori, come educatori, ecco. E per fortuna hai citato giornali che non vivono troppo di stereotipi sui Ma migranti, c'è ben altro e di peggio per quanto riguarda l'editoria italiana. Ecco, e in termini di impatto, questo tipo di approccio, perché mi sembra di capire che tu ci tenga abbastanza, che tipo di impatto può avere sui discenti, su quelli che appunto sono i destinatari di questo mix tra approcci diversi nella formazione? Forse l'impatto maggiore è l'autonomia, cioè nel momento in cui un migrante arriva, trova il lavoro e poi si isola completamente dal contesto sociale, dal contesto politico, è come se vivesse altrove. Invece la possibilità di fargli conoscere che esistono associazioni di riferimento di mille tipologie diverse, che possono essere associazioni di riferimento per tutelare i propri diritti, associazioni sindacali o semplicemente associazioni sportive, questo fa sì che il migrante non è solamente come dire, un turista che lavora nel nostro paese, ma è una persona che si inserisce veramente. Quindi anzi, ben vengano tutte le associazioni di volontariato dove i migranti magari non sanno neanche che esistano nel momento in cui sanno dell'esistenza della Croce Rossa, che possono fare il volontariato alla Croce Rossa, oppure che possono giocare a calcetto gratuitamente. Ecco, già lì scatta una scintilla in più per integrarsi, includersi, conoscere e rendersi autonomi, soprattutto nelle donne, avere la possibilità di avere un'associazione, che può essere una qualsiasi associazione di cucito ricamo, di lingua, di cucina, questo le dà autostima, le dà autonomia, le dà la possibilità di uscire dal proprio contesto di riferimento, ma aprirsi anche ad altre realtà, altre esperienze. E per fortuna, e qui diventiamo abbastanza local, il territorio comunque toscano Eh, o nello specifico quello fiorentino offre diverse possibilità che lavorano e che sì. comunque fanno sicuramente un notevole servizio alla comunità intera, perché da una parte Mm. operano come dire, nel favorire una certa apertura da parte di chi è italiano, toscano, fiorentino, eccetera, d'altra parte evitano quello che è molto spesso il problema della ghettizzazione, cioè di coloro che Certo, vengono a Firenze e restano abbastanza, come dire, chiusi sì, nella loro appartenenza, nella loro etnia, in quelli che sono comunque contatti non troppo sviluppati. Invece in questa maniera comunque c'è sicuramente uno scambio tra la realtà locale e certo, quella che diciamo, è ospitata, laddove sì, anche questo termine è anche sì, abbastanza diciamo, brutto da utilizzare, sì. ma sicuramente c'è una certa convergenza. Posso Ultimissima, sì, aggiungo un assolutamente. piccolo punto. Considera anche che i migranti pensano che qualsiasi cosa sia, come dire, un servizio italiano, questo vada pagato. Quindi loro a volte non si affiancano, cioè non si avvicinano neanche alle biblioteche perché pensano che, non so, a noi abbiamo questo patrimonio dell'umanità che è la Biblioteca delle Oblate. Non si avvicinano neanche perché pensano che sia tutto a pagamento per i turisti. Non solo, ma anche tutte le altre associazioni, circoli ARCI, circoli non vanno perché pensano che siano per gli italiani e a pagamento. Il ruolo di un formatore, di un'educatrice, potrebbe essere anche quello di fargli scoprire che c'è una marea di opportunità non solo sociali, ma culturali, di inserimento, ma anche politico, che è gratuito. Ecco. Assolutamente. Ultima domanda. Sì, Hai detto che sei entrata in questo mondo un po' per caso. Ecco, sì. potessi tornare indietro ora con questa esperienza alle spalle, che tipo di suggerimento daresti a te stessa di qualche anno fa, convincendoti che quella della multiculturalità è la tua strada, è il tuo percorso, è quello che in qualche modo ti piacerà fare? In senso lato, che tipo di suggerimento ti senti di poter dare a qualcuno che si sta avvicinando a questa professione? Studiare tutte le lingue possibili e immaginabili. Ecco, di sicuro questo mi manca. Cioè sento che se conoscessi, non so, un po' di arabo o non so, un po' di cinese, un po',
o semplicemente se conoscessi meglio l'inglese quando ho a che fare con ragazzi, ragazze che vengono dal Centro Africa, insomma, conoscere le lingue ti aiuta tantissimo. Quindi ecco, consiglierei a chiunque di studiare 3000 lingue, tutte le lingue possibili del mondo, ecco, questo senz'altro. E comunque c'è sempre tempo per C'è sempre imparare. tempo per imparare, questo sì, di Allora, io sicuro. invece chiudo perché non abbiamo più tempo, ma Benissimo. sicuramente ti ringrazio per la disponibilità che hai dimostrato, per questi input e per una visione, quella della rete e quella dell'accompagnare i migranti, che è assolutamente, come dire, non è stata toccata in precedenza e che mi sembra molto, molto utile. Grazie ancora per la tua Grazie mille a disponibilità. voi.